Amici di Mille Mosche, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele e oggi parliamo di gilet da pesca. Sigla! Benvenuti in questa nuova recensione. Oggi volevo vedere insieme a voi tutta la serie di gilet per la pesca a mosca realizzata dalla ditta francese GMC. Iniziamo col vedere il più professionale di tutta la serie, lo Specialist V4. Lo Specialist V4 è dotato di due tasche con chiusura zip della dimensione grosso modo di 10x10 cm e queste tasche sono molto capienti, come si può vedere dal profilo. Di fronte a queste due tasche troviamo del velcro sul quale è possibile attaccare un patch portamosche. Nel caso specifico dello Specialist V4 viene data compresa nel prezzo una scatola portamosche con attacco in velcro. Sulla parte destra troviamo una tasca identica a quelle che abbiamo appena visto e di fronte troviamo un'altra tasca, questa molto intelligente perché se noi l'apriamo attraverso la chiusura in velcro, al suo interno abbiamo 4 scompartimenti dentro i quali potremo riporre le bobine per i nostri terminali e far fuoriuscire il filo dalla parte laterale. Infatti, sul lato di queste sezioni troviamo un piccolo foro che ci consente di accedere ai fili per realizzare le nostre montature senza dover aprire la tasca e senza dover estrarre fondamentalmente le bobine di filo. Andiamo ora a vedere la parte inferiore. Sostanzialmente è speculare, quindi quel che dico per la tasca destra vale anche per la tasca sinistra. Qui troviamo 8 tasche, 4 da un lato e 4 dall'altro. 2 di queste tasche sono molto capienti e hanno una chiusura zip. Queste due tasche sono ideali per alloggiare ad esempio scatole portamosche anche di grandi dimensioni. Di fronte a queste due tasche abbiamo 2 ulteriori tasche con chiusura in velcro in cui potremo alloggiare ulteriori utensili. Tutte le tasche che vi ho fatto vedere fino ad ora hanno dei pratici fori nella parte bassa che consentono di far fuoriuscire l'acqua nel caso in cui il gilet si dovesse bagnare. Sempre nella parte frontale troviamo degli accessori molto interessanti. Infatti sono presenti 2 portaflacone che ci consentiranno di ingrassare le mosche secche. Poi troviamo 2 ganci con molla, uno a destra e uno a sinistra. Questi ganci tornano molto utili per attaccare ad esempio un tagliafilo o comunque quegli utensili che dobbiamo sempre avere sotto mano durante la pescata. Poi abbiamo dei D-rig, uno a sinistra e uno a destra. Poi abbiamo anche degli elastici, sempre uno a destra e uno a sinistra, nei quali potremo inserire ulteriori utensili. Andiamo adesso a vedere la parte interna di questo gilet, perché anche internamente è dotato di molte tasche. Troviamo infatti una tasca trasparente con chiusura zip impermeabile dentro la quale potremo alloggiare ad esempio il nostro smartphone. Troviamo poi una tasca pensata specificatamente per inserire una pinza slamatrice. Poi troviamo un'ulteriore tasca, questa pensata specificatamente per inserire ad esempio le chiavi della macchina. Infatti al suo interno troviamo un pratico gancio con il quale potremo fissare le chiavi e stare certi di non perderle durante la giornata di pesca. Troviamo anche in questa piccola tasca una chiusura zip. Nella parte sinistra troviamo un'altra tasca impermeabile, qui potremo alloggiare ad esempio i documenti o le licenze di pesca. Poi sopra questa tasca impermeabile troviamo un'altra tasca e all'interno di questa tasca troviamo un panno per pulire gli occhiali collegato a un cordoncino elastico. Le tasche interne non sono finite qui perché ne abbiamo una a destra e una a sinistra, sempre con chiusura zip e molto capienti. Diamo ora uno sguardo invece alla parte posteriore di questo gilet. Nella parte posteriore troviamo una maniglia, poi abbiamo un D-ring che torna utile per agganciare un eventuale guadino, poi abbiamo un'ampia tasca grande come tutto il gilet
dentro la quale ad esempio potremmo alloggiare indumenti antipioggia. Sotto questa tasca abbiamo un'ulteriore tasca, questa molto più corta, sarà alta una decina di centimetri, ma è molto larga, infatti torna molto comoda ad esempio per trasportare bottigliette d'acqua. Sotto questa tasca abbiamo 3 ulteriori tasche, tutte con chiusura in velcro. Queste 3 tasche possono tornare molto utili per trasportare tipologie diverse di mulinello. Anche queste tasche sul retro sono dotate di questi pratici fori che permettono uno scolo dell'acqua nel caso in cui il gilet si dovesse bagnare. Un'altra cosa interessante che c'è sul retro di questo gilet sta nel fatto che attraverso 3 chiusure zip noi potremo sostanzialmente rimuovere tutta la parte in cui sono situate le tasche e rimuoverla completamente appunto dal gilet. Come vedete ho rimosso tutta la parte delle tasche e resteremo sostanzialmente con solo la rete. Questo è molto comodo d'estate perché ci permette di pescare stando un po' più freschi. Nonostante ho rimosso le tasche, troviamo comunque un'ulteriore tasca sul retro all'interno della rete nella quale potremo comunque alloggiare i nostri accessori. Il materiale con cui è stato realizzato lo Specialist V4 è una microfibra altamente traspirante e idrorepellente. Troviamo delle comode imbottiture nella zona delle spalle e anche il colletto è imbottito e ne garantisce il massimo comfort. Andiamo ora a dare un'occhiata al Torrent. Il Torrent è forse dotato delle tasche più ampie di tutta la serie. Infatti è dotato appunto di 2 ampie tasche, una a destra e una a sinistra, in cui potremo alloggiare scatole portamosche molto grandi. Di fronte a queste 2 ampie tasche troviamo 2 ulteriori tasche con chiusura in velcro, una posta nella parte superiore e una posta nella parte inferiore. Quella situata nella parte inferiore è dotata anche di un elastico che ne permette di aumentare la capienza. Di fianco a questo grande tascone del modello Torrent troviamo un'ulteriore tasca sempre con chiusura zip molto capiente. Sempre a destra della tasca troviamo un D-ring dove potremo alloggiare ulteriori utensili. Quel che ho detto per la parte sinistra vale anche per la parte destra, visto che a livello di tasche questo gilet è esattamente speculare. La parte interna è dotata di un rivestimento in rete che permette un'ottima circolazione dell'aria. Il modello Torrent è sprovvisto di tasche interne. Sul retro, come in tutti i modelli di gilet per la pesca mosca di GMC, troviamo un D-ring per agganciare il guadino. Sempre sul retro troviamo un'ampia tasca. Questa ampia tasca vale la pena sapere che è sprovvista di chiusure. Il modello Torrent è sempre realizzato in una microfibra traspirante e ha la peculiarità di asciugarsi molto velocemente nel caso in cui dovesse bagnarsi. Il prossimo modello che volevo farvi vedere è il Vertige. Il Vertige è dotato nella parte sinistra di un vetro al quale potremo agganciare un patch portamosche. Nel caso specifico del Vertige viene venduto con una scatola portamosche con attacco in velcro. Nella parte destra troviamo, come visto in precedenza, una tasca ideale per alloggiare le bobine portaterminali. L'unica differenza che c'è tra questa tasca e la tasca portabobine che abbiamo visto in precedenza è che questa non ha i fori laterali per far fuoriuscire il filo, ma basterà semplicemente farlo fuoriuscire appena sotto la chiusura della tasca. La parte inferiore sostanzialmente a livello di tasche è anch'essa speculare, quindi quel che dico per la parte sinistra vale anche per la parte destra. Qui troviamo un'ampia tasca con chiusura in velcro all'interno della quale potremo inserire scatole portamosche abbastanza grandi. Sotto questa tasca troviamo un'altra tasca sempre con chiusura in velcro, leggermente più corta ma sempre molto capiente. Queste tasche sono dotate ognuna
di un D-ring al quale potremo agganciare ulteriori accessori. Di questi D-ring ne troviamo 2 sulle tasche sinistre, 2 sulle tasche destre, ne troviamo poi uno ai lati di ciascuna tasca, sia a destra che a sinistra, e poi ne troviamo altri 2 nella parte di estrema destra e nella parte di estrema sinistra. Questo ci consentirà di poter portare con noi veramente molti utensili. Troviamo poi anche nel Vertige un comodo portaflacone, e anche nel Vertige troviamo gancio con molla incorporato al quale potremo agganciare un tagliafilo. La parte interna del Vertige è dotata di 4 tasche, 2 a sinistra e 2 a destra. Queste tasche sono tutte dotate di chiusura zip e sono molto capienti. Questa è una e questa è l'altra. Il retro di questo gilet è sempre dotato di un gancio per fissare il guadino e è dotato anche di 2 tasconi con chiusura zip. La prima è sempre molto ampia ed è grande come tutta la dimensione del gilet. La seconda è più corta ed è molto larga, ideale per trasportare delle bottigliette d'acqua. Anche qui troviamo una microfibra traspirante molto resistente e idrorepellente. Diamo ora uno sguardo al Diplomat V2. Il Diplomat V2 è dotato di una tasca con chiusura zip nella parte sinistra. Questa tasca nella parte frontale è dotata di un velcro per attaccare un patch portamosche. Nella parte destra invece troviamo una tasca sostanzialmente uguale a quella che abbiamo a sinistra, solamente che questa è priva del patch portamosche. Nella parte inferiore troviamo delle tasche sostanzialmente speculari, quindi quel che dico per la parte sinistra vale anche per la parte destra. Troviamo qui un'ampia tasca per alloggiare scatole portamosche anche di grandi dimensioni. Di fronte a questa tasca con chiusura zip troviamo 2 tasche più piccoline con chiusura in velcro. Abbiamo anche 2 D-ring che sono posti ai lati delle tasche superiori, uno a sinistra e uno a destra. All'interno del Diplomat V2 troviamo il solito rivestimento in rete presente sostanzialmente in tutti i gilet per la pesca mosca di GMC, e troviamo 4 tasche con chiusura in velcro, 2 a sinistra e 2 a destra. L'accesso a queste tasche viene dall'alto verso il basso. Diamo ora invece uno sguardo al retro di questo gilet. Sul retro troviamo come sempre il D-ring per attaccare il guadino e troviamo un'ampia tasca a cui si accede lateralmente, provvista di una chiusura zip. Questa tasca è molto ampia e si infila all'interno del rivestimento in rete. Anche il Diplomat V2 è sempre realizzato in una microfibra molto traspirante e idrorepellente. Il colletto del Diplomat V2 è veramente molto imbottito, il che lo rende molto confortevole. Passiamo ora all'ultimo modello della serie, il Tradition V2. Il Tradition V2 è leggermente più lungo di tutti i modelli visti in precedenza. È dotato di 2 tasche con chiusura zip, una a destra e una a sinistra. Queste 2 tasche sono identiche. Troviamo un velcro per agganciare un patch portamosche nella tasca sinistra. Abbiamo anche 4 D-ring, uno lo troviamo qui, uno qui, uno qui e uno qui. Questi 4 D-ring tornano molto utili per agganciare eventuali accessori extra. Le tasche inferiori sono anch'esse speculari, quindi quel che dico per un lato vale anche per l'altro. Troviamo un'ampia tasca con chiusura in velcro nella quale potremo alloggiare scatole portamosche di grandi dimensioni. Di fronte troviamo un'altra tasca sempre con chiusura in velcro, leggermente più corta ma sempre molto capiente. Ai lati di queste 2 tasche troviamo una tasca con chiusura zip che sostanzialmente va a finire all'interno del rivestimento in rete. Se apriamo
questo gilet e diamo un'occhiata all'interno, vedremo che è dotato di due tasche, una a destra e una a sinistra. Queste due ampie tasche sono chiudibili attraverso una chiusura zip. Il retro è provvisto di gancio per attaccare il guadino ed è anche qui provvisto di due tasche, una molto grande e l'altra un po' più piccola, diciamo è più corta ma più larga, che ci consente sempre di inserire ad esempio bottigliette d'acqua o un panino. È sempre dotato di una microfibra traspirante e ha la peculiarità di asciugare molto velocemente nel caso in cui dovesse bagnarsi. Detto questo, io credo di aver concluso, spero di avervi dato delle info utili nel caso in cui foste interessati ad acquistare un nuovo gilet per la pesca a mosca. Se avete dubbi o domande su questo o su qualsiasi altro prodotto, non esitate a contattarci. I nostri canali social sono Facebook, Instagram e YouTube e ci trovate sotto la voce Thousand Flies. Tutti i prodotti qui citati li trovate sul nostro store al sito www.thousandflies.com. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!